telling me it's right. It's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. And I'm burning at your lips. Start so innocent. Then you kick it up and now I want to show you. Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Io sono Tiziana e oggi ho pensato a un progetto semplicissimo, perfetto per le principianti, ma nello stesso tempo ho utilizzato un cordino davvero spettacolare che è il diamante, che quindi le darà questa particolarità nonostante il modello molto semplice. Prima di andare a vedere tutto quello che ci serve per il progetto di oggi, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui social. Nel tutorial di oggi troverete un kit completo su borgodepazzi.com che potrete acquistare con il mio codice sconto del 10%. Il kit è composto da 2 rocche del diamante, questo bellissimo nuovo cordino. Personalmente ho scelto la numero 5 come tonalità, ma voi potete scegliere tutte le altre perché sono veramente tantissime. Quindi 2 rocche, 150 grammi l'una, quindi abbiamo a disposizione 300 grammi, un manico in tinta, una base ovale 21x8 e una chiusura a cartella. Come uncinetto, per il primo giro utilizzerò un uncinetto più piccolo tipo il 3,5 e per tutto il resto della lavorazione il numero 6. Quindi a questo punto possiamo iniziare col tutorial di oggi. Prendiamo la nostra base e iniziamo a lavorarla. Io parto dal lato corto, punto centrale, prendo il mio filato, uncinetto 3,5, così verrà più facile farlo passare attraverso i fori. Quindi punto centrale, vado a sviluppare 2 punti bassi e nel frattempo ci lavoriamo la codina. Primo e secondo. Punto successivo ne facciamo solamente uno, punto successivo ne facciamo 2, ed anche in quello seguente. Non vi preoccupate se la tendenza è ad imbarcarsi come lavoro, ma stiamo lavorando con un uncinetto più piccolo, quindi appena poi faremo il giro successivo col numero 6 la lavorazione si appiattirà. Quindi fatto questo, adesso partiamo con la sequenza. Io cosa faccio? Sul primo punto del lato lungo vado a fare 2 punti bassi e in quello successivo ne faccio uno singolo. 2 punti bassi, ovviamente nello stesso foro, e un punto basso. E questa sequenza la devo fare fino a questo punto. Quindi arrivato qui faccio rivedere come fare il lato corto. Siamo arrivati qui, ovviamente non vado a fare qui il punto singolo perché poi qui invece mi serve la sequenza dei 2, ma non vi preoccupate perché poi nel momento in cui ricominciamo e facciamo a specchio questo, il punto diciamo in più che abbiamo creato qui lo andiamo a raddoppiare sul lato opposto. Quindi fatto questo io adesso vado a fare questi raddoppi nei successivi 3 fori, quindi il primo l'abbiamo fatto, il secondo ed il terzo. In quello successivo uno singolo e in quello centrale, esattamente come abbiamo iniziato, 2. Poi di nuovo 1 e nei successivi 3 li andiamo a raddoppiare. Se voi volete una borsa più ampia basta aggiungere qualche punto. Io vi farò vedere che per quanto mi riguarda questi punti sono più che sufficienti. Facciamo l'ultimo raddoppio e poi si parte nuovamente con la sequenza, alternando un aumento a un punto singolo. Vedete?
È davvero un cordino molto molto bello. Adesso completiamo e ci rivediamo per vedere come creare il secondo giro. Completato quindi il primo giro, ho chiuso con una maglia bassissima sulla prima maglia effettuata. Adesso lascio l'uncinetto piccolo e prendo il numero 6 e inizio a fare catenella e un giro basso in costa, quindi prendiamo soltanto la costina esterna in questo modo. Questo giro sarà un po' più difficoltoso perché abbiamo lavorato con un uncinetto più piccolo. Guardate, è veramente bellissimo ed è anche molto facile da lavorare, quindi per questa borsetta io ho scelto un cordino molto bello ma semplice da lavorare, anche il punto basso classico, così è adatta anche per le principianti. Ora ve lo giro, vi faccio vedere che il lavoro non si imbarca perché appunto adesso stiamo lavorando con un uncinetto più grande. Quindi arriviamo a questo punto e vi faccio vedere come creare il giro successivo. Finito il giro, anziché chiudere con maglia bassissima, proseguiamo senza chiudere più i giri, quindi lavorando a spirale, in maniera tale che così non si vedrà inizio e fine del nostro lavoro. Quindi io cosa faccio? Entro sul primo punto del giro precedente e continuo con le mie maglie basse in questo modo. E da adesso in poi saranno tutti giri in questo modo. Quindi quando noi arriviamo qui continuiamo senza interrompere, quindi arriviamo a circa 15 centimetri e vi dirò esattamente i centimetri e i giri effettuati prima di creare la pattina. Il corpo borsa è quasi ultimato, ho creato 18 giri e come centimetri siamo a circa 18 centimetri. Adesso per creare la pattina, io intanto qui ho chiuso, ho tagliato il filo, adesso ripartirò da questa parte qui appunto per iniziare a lavorare la pattina, ho diviso a metà, ho staccato 8 punti da questa parte, stessa cosa da qui e praticamente adesso con giri di andata e ritorno a punto basso andrò a creare la nostra chiusura. Quindi riprendo il filato e mi vado ad agganciare esattamente dove c'è qui il marcapunti. Con una maglia bassissima, con una maglia bassa e nel frattempo al solito la codina la cominciamo a lavorare. In questo modo. Vedete? Arrivo a questo punto, facciamo una catenella e torniamo indietro. Ve lo faccio vedere e poi vi lascio proseguire da sole. Sono arrivata qui dove c'era il marcapunti, in totale sono 17 punti, catenella, voltiamo il lavoro e ritorniamo indietro sempre a punto basso. In questo modo, quindi molto semplice, i punti sono sempre bassi, punti bassi normali, quindi davvero semplicissimo. Quindi faccio delle righe di andata e ritorno e poi quando arrivo più o meno a questa altezza cominciamo a fare qualche diminuzione per arrotondare la pattina. Quindi vi dirò esattamente appena faccio una serie di giri quanti ne ho fatti e poi procediamo insieme. Alla fine ho deciso di non stondare la pattina ma di lasciarla così rettangolare. Io in totale ho realizzato 15 righe di andate e ritorno.
Adesso dobbiamo creare l'ultimo giro, che sarà un contorno qui a punto basso, poi a seguire qui sarà punto bassissimo, fino a ritornare da questa parte a punto basso, ma ve lo faccio vedere. Quindi io sono arrivata qui, ho fatto l'ultimo punto, adesso faccio una catenella, mi giro in questo modo e nello stesso punto vado a creare un altro punto basso. E sotto ogni riga sottostante, vedete, questa è una riga, questa è una riga, eccetera, eccetera, vado a creare il mio punto basso, così rifinisco. E adesso vi faccio vedere anche l'inizio del punto bassissimo del giro borsa. Vedete? E allarghiamo anche un po' la pattina. Quindi io arrivo da questa parte, faccio l'ultimo punto basso, anzi il penultimo, perché ancora ce n'è un altro. Mi giro in questo modo, vedete, qui inizia il primo punto. Direttamente da qui in poi mi vado a creare i miei punti bassi, così rifinisco e stringo leggermente il corpo borsa. E adesso faccio qualche altro punto e vi faccio vedere anche il risultato. Vedete? È più rifinito. Poi vi faccio anche vedere come inserire la nostra chiusura a cartella. Allora, io questa parte la devo allargare, vi potete aiutare anche con una pinza, perché qui dentro deve entrarci il nostro lavoro. Allora, io prendo il centro, ed è qui, e inserisco in questo modo. Ovviamente adesso non la fisso definitivamente, ma è solo per farvi vedere. Poi io stringo con delle pinze nel momento in cui prendo esattamente il punto. Poi, ovviamente questo quando abbiamo terminato il nostro giro, vedete queste alette, facciamo finta che ho trovato il punto esatto, metto più così si vede. Ovviamente, ripeto, adesso vi faccio una semplice dimostrazione. Nel momento in cui prendo il punto esatto, io prendo la griglia di sicurezza e queste alette tramite una pinza ci aiutiamo e le andiamo a chiudere. Come ultimo passaggio, dopo aver fissato la nostra chiusura, io stringo in questo modo, vedete, prendo il moschettone che troviamo insieme al manico che trovate nel kit e vado a stringere ulteriormente per dargli quella forma particolare. Quindi io mi aggancio in questo modo, poi faccio così, in maniera tale che così ho dato, diciamo, una forma leggermente più stretta. Poi qui dentro vado a inserire il manico anche da questa parte e così la nostra borsa è terminata. Guardate questa pochettina quant'è carina nella sua semplicità, ma brilla tantissimo per via dell'utilizzo di questo splendido cordino diamante. Guardate, secondo me, con un progetto così semplice viene ancora più valorizzato questo cordino.
Guardate, indossata, veramente è perfetta per le principianti e soprattutto è anche molto veloce da realizzare. Io vi ricordo che c'è un kit su borgodepazzi.com che potete acquistare col mio codice sconto del 10% e potete scegliere tra le tante varietà di diamante e sono veramente tantissime. Come quantitativo ne ho utilizzati circa 260, questo è quello che mi è rimasto, quindi se voi pensate di avere una mano un po' più larga, niente paura, basta togliere l'ultimo giro e comunque vi basterà abbondantemente. Misure finali 23, poi come altezza circa 20 e 10 cm di profondità. Non dimenticate che se avete qualche dubbio sulla lavorazione potete mandarmi un messaggio, iscrivetevi sul mio canale, attivate la campanella e seguitemi anche sui miei social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.